Ciao a tutti amici, benvenuti in un nuovo video. Oggi c'è una piccolissima mareggiata in corso, c'è un po' di onda di libeccio e ho deciso di provare a sfruttarla con una delle mie tecniche preferite, ossia lo spinning leggero. Ho fatto una bella camminata per arrivare qua perché mi piace vivere questa pesca in ambienti totalmente incontaminati e naturali. Quindi adesso mi cambio, metto i waders e inizio a pescare. Come vedete il moto ondoso oggi è veramente ridotto al minimo, però magari cercando qualche zona più esposta e lanciando nei rigiri di corrente migliori forse qualche pesce c'è, magari qualche occhiata, qualche sarago e se non fanno troppo le preziose pure qualche spigolo. Io sono ottimista. Attiviamo subito il contapassi, anche se oggi non dovrei fare una grande scarpinata, però qualche chilometro dovrei macinarlo. Bene, dovrebbe essere partito in automatico. Ok, via. Parto aggressivo con qualcosa di non proprio piccolo, finger jerk. Ehi, qui mi ha dato bella trattenuta dal sarago, è ancora qua sotto, è un branchetto di saraghetti. Sarebbe meglio montare qualcosa di più adatto a loro. Questa è più un'esca da occhiata, spigola più che altro. Provo a montare qualcosa di più piccolo, c'è un bel branco qua sotto, vediamo se funziona. Eccolo, dai, c'è un tappeto di saragotti qua sotto, sono famelici, non ci rimangono. Cavolo, ma avevo lanciato 10 metri dopo il branco, vuol dire proprio ce n'è una quantità industriale. Si sono stancati di bucarsi. Come ho fatto a non prendere un pesce in questa palla di saraghi veramente non ne ho idea. Anche questa è una delle mie speciali abilità, ma davvero non ho preso nulla. Ho visto tipo una nuvola nera, ho sentito la canna che vibrava continuamente, morsi su morsi, niente. Ecco il primo pesce accettabile della giornata, un sarago discreto, preso tra un taglio di corrente minuscolo tra due rocce. Proprio vero che ogni piccola corrente che si crea in scogliera potrebbe nascondere del pesce. Ha mangiato in coda, come fanno quasi sempre. E vai. Eccolo. Eccolo. Ma guarda te. Guarda te lo sciarrano. Eri affamato, ragazzo? Vai, vai, tranquillo, non ti butto nella zuppa. Eccolo. Piccolino. Ah, ma oggi sono aggressivi, eh? Qua. Quando mangiano gli sciarrani è sempre segno che i pesci sono attivi. Vediamo se in questa buchetta c'è qualcosa. Questa è proprio una buca senza corrente, senza sfogo. Probabilmente sarà sterile. E infatti niente corrente, niente pesce. Eccolo, questo è sarago, eh? È lui. Vai in puzza. Non mi bucare, non mi bucare. Ehi.
Eccolo. Questo è vibrante. Quando fanno così in genere sono occhiate. Eccola qua, bellina. Bellina questa occhiatozza. Questa zona più esposta può valere la pena fare qualche lancio con esche più sostanziose e jig. Quindi ora insisterò un po' qua. Saragone! Saragone! Cazzo, è grosso questo! È grosso! Bellissimo! So come tirarlo su da qua. Sembra allamato bene, me la rischio. No! Io ho fatto la cazzata io. Me lo sono meritato. No. Ah! Questo era un pesce. Poteva essere tranquillamente 8 etti sul Finder Jerk. Se avete qualche insulto da mandarmi, scrivetelo pure, me lo merito. Qui è tutta stata una questione di pigrizia, di non spostarsi nell'altra scogliera. Poi ero convinto fosse allamato bene, ma invece no. Mamma mia che sarago avevo preso. Che spettacolo di sarago avevo preso. Era tanto che non ne prendevo uno così. E vabbè. Questa deve essere una bella occhiata. Occhiatozza per la schiena. Mamma mia, i pesci oggi sono iperattivi. Oh. Vai col free climbing. Eccolo. Nello schiumone. Questa era una schiumata impegnativa. Giusto con il crank scendendo sotto la corrente avrei potuto prendere qualcosa. E infatti, eccolo qua. Ops. Voglio provare un po' col jig. Qui c'è molta profondità e il jig probabilmente può aiutare. Al solito per il light, giugolo wide, 15 grammi in questo caso. Ho visto seguire una bella padellozza. Non è semplice controllare l'esca a questa turbolenza. Niente, continuano a seguire senza però mangiare. Probabilmente qua con una testina potrei prenderne qualcuno, ma non mi piace pescare così, quindi penso che cambierò semplicemente zona. Adesso che ho nominato le testine, ne approfitto per rispondere a una domanda che nei vecchi video di spinning al sarago, di light spinning, mi veniva riproposta molte volte. Ma Daniele, ma perché non usi mai le testine piombate? Se pescassi con le testine, le gommine, tutta questa roba qua, prenderei 4-5 volte di più di quello che sto prendendo adesso con le esche rigide.
ma non è il tipo di spinning che piace a me. Non le uso per una semplice ragione di gusti personali, tutto qua. Mi sembra che snaturi un po' troppo lo spinning, anche perché queste gommine sono sempre tanto scentate e stimolano troppo il pesce per olfatto o gusto. Il bello dello spinning al sarago è proprio trasformare questo pesce da grufolatore a predatore, quindi per questo preferisco il gusto della botta su un hardbait, altrimenti mi sembra di fare un po' di snaturare troppo lo spinning e fare le cose male in un certo senso. Oh! No! Era un pescione! Peccato! Cavolo, oggi 2 pescioni persi, uno per stupidità mia e l'altro per inferiorità dell'attrezzatura. Tutto il terminale a braso, fuga veramente potente da strappo sulle rocce. Molto probabilmente era una cernia. Il sarago in genere parte lentamente e si sente immediatamente dalle testate. Dà sempre prima qualche testata e poi parte. Anche una spigola potrebbe essere stata, ma in genere non si infilano tra le rocce come ha fatto questo. E invece una fuga così bruciante verso le rocce, io sono abbastanza sicuro che sia stata una cernia. E vabbè, è andata anche questa. C'è un pesce, c'è un pesce attaccato, ma la lenza è dietro lo scoglio. Maledizione. Ma dai, potrebbe essere una cernia anche questa. Credo sia il momento di dire addio al mio amato Finder. È intanato in una maniera impressionante. Passavo pure un cefalo adesso. Niente, questo è troppo dentro la tana. Non ho idea di che pesce sia e non lo scoprirò mai. E tanti saluti. E là, soltanto di occhiatona. Bella, è una bella padellina, dai. Al tramonto su un cerchettino, bene così. Eccolo, pescione. Non ci credo. Non ci credo. Che è successo? Niente, si è slamato. Era un bestione questo. Ah, una giornata assurda. Non me ne va bene una. Eccolo, pesce finale. Dopo questo vado. Cosa abbiamo qua? Un saragotto. Vai. Saragotto su una piana. Con il cranchettino. Fermati che ti squami tutto. Questo bellissimo, eccolo qua, con questo bellissimo tramonto vi saluto. È stata una giornata molto divertente, ricca di catture.
però con anche qualche delusione che ha lasciato l'amaro in bocca, ma fa parte del gioco, fa parte della pesca ed è questo che ci fa tornare a pesca la volta dopo con ancora più voglia. Mi raccomando, come al solito, lasciate un like, un commento, aiutano molto a far crescere il canale, quindi supportatelo se vi piace e noi come al solito ci vediamo al prossimo video. Non pensate che mi sia scordato del contapassi, i chilometri di oggi sono... Cattone. 4 km e 18, non male dai.